Suona meglio il Sontronics Podcast Pro o il Rode PodMic? Scopriamolo insieme in questo video. Siamo qui oggi con il Sontronics Podcast Pro, un microfono broadcast che entra in una fascia di mercato abbastanza economica perché costa 100 euro, nella quale ci sono già Rode, Shure, Presonus e altri marchi. Ecco, questo è un microfono che ho tanto voluto perché ne ho sentito parlare un gran bene e volevo appunto ascoltarlo e fare la mia review sul canale. Allora, che cosa dire innanzitutto? Faccio una premessa. Adesso, in questo momento, stai sentendo il microfono pulito, così com'è. Sto entrando nel Rode Podcaster Pro e ho aumentato il gain a 35. Stop, questa è l'unica cosa che ho fatto. Sto registrando in un ambiente non acusticamente trattato che potrebbe essere più simile alla stanza, allo studio dove stai registrando tu. Quindi non sto registrando nella stanza dove registro i miei podcast che è trattata acusticamente. Ok? Quindi questo per darti una sensazione di similitudine rispetto a quello che può essere la tua stanza. Benissimo. È un microfono dinamico, che vuol dire dinamico, che non ha bisogno delle 48 volt. Ok? Quindi non hai bisogno di questo. Questo è un microfono supercardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che, a differenza degli altri microfoni cardioidi come il PodMic che vedremo tra un po', questo microfono è supercardioide, quindi prende molto di più di ciò che avviene davanti, rigettando di più ciò che avviene lateralmente, però prende anche un po' di suono che viene dalla parte posteriore. Ok? Quindi ti metto un grafico qui per farti vedere la differenza. Quindi questo può essere un vantaggio per ambienti non troppo trattati o rumorosi perché rigetta le fonti laterali. Proviamo a fartelo ascoltare. In questo momento sono esattamente... Scusa, ho toccato. In questo momento siamo esattamente lateralmente al microfono e c'è una mano di distanza tra me e il microfono e dovresti sentire molto poco la mia voce, ok? Questo perché è un microfono supercardioide. Benissimo. Un'altra caratteristica di questo microfono che mi piace tantissimo è che è molto 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 leggero. Pesa soltanto, leggo, 310 grammi. 310 grammi. Se pensi che il Rode PodMic ne pesa 930, eccolo, è di una pesantezza estrema, quasi 1 chilo di microfono il PodMic. Questo pesa 1/3, quindi 310 grammi. Ora, è vero che il peso non fa la differenza, nel senso un microfono pesante non è necessariamente migliore come suono rispetto a un microfono leggero. La costruzione sicuramente non è resistente come quella del PodMic. Penso che il PodMic lo puoi lanciare contro un muro e probabilmente suona ancora. Questo non lo so. Un'altra caratteristica molto interessante che mi è piaciuta tantissimo di questo microfono è che non ha bisogno di una grossa spinta, quindi non ha necessità di un mic booster, ok? Proprio perché ha un guadagno molto elevato, diversamente da altri microfoni dinamici. Quindi questa è una seconda caratteristica che mi piace molto. E terza caratteristica, non in ordine, te le sto dicendo come me le ricordo, è che questo microfono ha una garanzia a vita. A vita. Diversamente dal Rode che ti dà una garanzia di 10 anni, che comunque sono tantissimi 10 anni per un microfono, questo qui è garantito a vita. Ok? Quindi potrebbe essere, un fattore da prendere in considerazione per l'acquisto di questo microfono. Allora, che cosa ne penso di questo microfono? È un microfono che suona meno bene rispetto a quanto mi aspettavo. Non so se hai visto il video di presentazione o comunque hai letto le pagine del sito di Sontronics relative a questo microfono, ma la promessa era: lo attacchi e non devi equalizzarlo, e funziona già benissimo così com'è. In realtà tu adesso lo stai sentendo pulito, quindi puoi dirmi che cosa ne pensi. Io ho fatto diversi test con questo microfono e, devo dirti la verità, è un po' medioso. Probabilmente un po' come tutti i microfoni broadcast, no? Perché i microfoni radiofonici, soprattutto di un po' di tempo fa, hanno le medie abbastanza enfatizzate. Dipende molto dalla voce, dipende molto dall'ambiente nel quale stiamo registrando, però lo trovo un po' medioso e questo non mi piace tantissimo, però è anche questione di gusto. Se pensi che il mio microfono preferito è il Rode NT1, che è super flat, capisci bene perché un microfono con questa spinta non è proprio il mio preferito, però è questione di gusti. Che dirti?
È un microfono che secondo me può avere un senso all'interno di uno studio per registrare i tuoi podcast proprio perché rigetta tutti i suoni provenienti dall'esterno, soprattutto dai lati. Quindi se non hai un ambiente acusticamente trattato, questo microfono è fantastico, ok? Proviamo a confrontarlo con il Rode PodMic. Ok? Dammi un secondo, nel frattempo abbasso il volume in modo da non distruggerti le orecchie e arrivo tra un attimo. Ok, ci siamo, adesso stai sentendo entrambi i microfoni. Quello che noto guardando il Rodecaster Pro è che il PodMic ha un volume molto più basso rispetto a questo. Entrambi i microfoni hanno un 35 gain settati all'interno del Rodecaster Pro, ma un po' come ti stavo raccontando prima, il Sontronics ha una spinta maggiore, ha un guadagno proprio maggiore come microfono, per cui anche per questo ti dicevo che non è necessario un mic booster. Per carità, il Rodecaster Pro li pilota tranquillamente senza nessun tipo di problema, però se hai una scheda audio non troppo recente o che non ha una spinta molto forte, probabilmente tra questi due microfoni questo è quello più indicato perché ha un guadagno maggiore, ok? Come ti dicevo prima, questo è un microfono dinamico, così come anche il Sontronics, però questo è cardioide, questo è super cardioide. Che cosa vuol dire? Vuol dire che adesso mi sposto di lato e in questo momento dovresti sentire un po' di più la mia voce rispetto a quella del Sontronics, proprio perché la figura cardioide ha un po' diciamo, di sensibilità anche nella parte laterale. Quindi io adesso sto parlando sempre a una mano di distanza dal PodMic, adesso parlo sempre a una mano di distanza dal Sontronics. Ok, quindi dovresti sentire la differenza. Questo è il Sontronics, sto parlando di lato, torno al PodMic, questo è il PodMic, sto parlando di lato. Ok, non vado dietro il microfono perché non ho spazio, quindi non potrei. Ok, quindi questo pesa 310 grammi, questo 930 più o meno, quindi questo è quasi 1 chilo, questo è 1/3. Questo è cardioide, questo è supercardioide, entrambi sono dinamici. Che dire, la differenza probabilmente si sente. Entrambi i microfoni costano un centinaio d'euro, quindi il Sontronics diciamo entra in una fascia di mercato come diretto competitor del PodMic, tra l'altro la forma è identica, è veramente identica, entra in una fascia di mercato diciamo dove ci sono già altri microfoni che hanno un suono di tutto rispetto. Questi microfoni sono anche belli da vedere, per questo si stanno diffondendo veramente tanto, perché anche quando vedi gli streamer o i gamer hanno tutti microfoni tipo questo o lo Shure SM7B, però quello parliamo di 370 euro, quindi è un altro range di prezzo. Bene, che cosa ne pensi? Fammi sapere nei commenti a questo video quale dei due microfoni ti piace di più, qual è la sonorità che ti piace di più, perché come puoi sentire sono due microfoni abbastanza diversi. Entrambi spinti un po' sulle medie, ma suonano in maniera diversa e costano anche la stessa cifra, per cui diversamente da come si può pensare, dice, vabbè, compro il Sontronics, costa di meno e funziona bene. Costano uguale, quindi effettivamente la scelta non è proprio facilissima. Entrambi i microfoni sono molto silenziosi, intendo self-noise, quindi il rumore prodotto dal microfono stesso. Sono entrambi molto silenziosi, adesso sto in silenzio e puoi ascoltare entrambi i microfoni. Considera che in questa stanza c'è comunque il computer acceso, c'è una luce qui, ci sono altre luci, insomma la stanza ha pannelli fonoassorbenti, ma c'è un finestrone gigante lì e passano auto e quant'altro, quindi può rappresentare in maniera abbastanza precisa quella che probabilmente è la tua situazione, ok? Per questo, secondo me, può essere un buon test. Che dire, tra i due microfoni sinceramente non lo so, perché nessuno dei due microfoni mi fa impazzire. Anche per questo sto cercando il microfono dinamico definitivo che probabilmente troverò nell'SE Dynacaster, quello di cui ho parlato un po' di tempo fa e che è uscito, o nel momento in cui pubblicherò questo video probabilmente
è uscito da poco o forse uscirà a breve. Che dire, forse quello sarà il microfono definitivo per quanto riguarda il microfono dinamico. Nel frattempo, sicuramente scegliendo uno di questi due microfoni non sbagli, perché sono microfoni effettivamente che hanno una loro dignità, un loro suono e sicuramente possono andare bene per il tuo progetto di podcast. Che dirti? Questo è quanto. Se ti piace il suono, ovviamente stai sentendo la voce, stai sentendo il suono sulla mia voce, che ovviamente non è la tua, però se ti piace un microfono medioso ma non fastidioso, probabilmente questi microfoni possono andare bene per te. Se invece vuoi un microfono che ha, come lo Shure SM7B, un suono molto più basso, molto più scuro, allora sicuramente questo tipo di microfono non fa al caso tuo, ok? Bene, credo di aver concluso per oggi quello che avevo da raccontarti su questi due microfoni, soprattutto sul Sontronics Podcast Pro, però se commenti questo video sarò felice di rispondere a tutte le tue domande. Ricordi prima ti ho chiesto quale dei due ti piace di più. Sarei felice di sapere quale dei due microfoni è più, secondo te, ha un suono più bello, ok? Fermo restando che, ripeto, dipende dalla mia voce, dall'ambiente nel quale registro, da tutta una serie di fattori. Però fammi sapere perché sono curioso di sapere quale dei due microfoni compreresti o quale dei due microfoni hai già. Va bene? Che dire, per oggi è tutto. Io ti chiedo di iscriverti al mio canale e cliccare sulla campanellina in modo da essere sempre aggiornato sui miei prossimi video. Per ora è tutto, alla prossima, buona registrazione.